Benvenuti allo Stadio dei Pirati per questa gara 1. Stiamo per iniziare la partita. Adesso abbiamo l'inno nazionale. È arrivato il Sua Eminenza il Vescovo di Rimini perché farà il primo lancio insieme ad Alessia Valducci. Lo vedete schierato. Ora l'inno nazionale. Completato l'inno nazionale, ora lo scambio di documenti a casa base. Il Vescovo ha fatto qualche lancio per scaldarsi. Allora, le squadre sono schierate in questa maniera qua. La New Rimini in difesa. Abbiamo Aiello Tommaso sarà il lanciatore, Baccelli Marco ricevitore, Perez Daniel prima base, Ruggeri Mattia Leon seconda base, Canuti Thomas terza base, poi c'è esterno sinistro Gabriele Andrea, esterno centro Romano Pini, esterno destro Davide Bonemei. Il DH sarà Ruggeri Davide in attacco. Invece dal punto di vista del Godo sarà schierato nella posizione difensiva, dopo ve la diamo. Ora il primo del line-up del Godo in attacco sarà l'interbase numero 21 Orselli Manuel. Ora c'è una foto davanti al dugout insieme al Vescovo, foto di rito, e la squadra prende campo. La vedete in questo momento schierarsi. Ricordiamo, questa è la quarta giornata che si gara 1, in cui abbiamo appunto la New Rimini con il Godo.
Dopo la chiamiamo, la chiamiamo. Fatto anche il riscaldamento. Ecco il vescovo che si appresta a fare il primo lancio, guantone, e strike, complimenti, complimenti Sua Eminenza, è un vero piacere averla qua, facciamo i nostri ringraziamenti a tutta la curia vescovile di Rimini che ha reso possibile questo evento. E ora inizia il riscaldamento di Aiello. Ora abbiamo in battuta il numero 21 Orselli e il primo strike per Tommaso Aiello. Primo strike per Aiello. Battuta sull'interbase che assiste in prima su Daniel ed è il primo eliminato. Orselli è eliminato sulla via 6-3. Primo eliminato. Una gradita presenza in diretta qua. Abbiamo l'Alessia Valducci, il vescovo di Rimini, ecco, sono proprio qui in cabina di regia da noi. Uno strike, un ball il conto. In battuta c'è Tanesini Paolo col numero 15. Secondo strike, 2 strike e un ball. Potete parlare della partita senza nessun problema, vi entra qualcosa. Qualcosa entra, siete vicini a me. Primo strike, scusate, 2 strike, un ball, il conto resta invariato. Foul dietro di noi.
Questo è un ball, 2 strike. Valida. Prima valida. È un singolo per Tanesini Paolo sulla destra. Ora c'è Merigi Giacomo col numero 26, esterno destro, una posizione difensiva. La prima palla è un ball, è buono per il battitore. Il lanciatore dovrebbe sempre lanciare strike in teoria per eliminarlo, però non è sempre facile. Sì. Secondo ball, ah no, un strike, un ball, uno strike. Due ball. Strike, una palla esterna che l'arbitro la giudica strike, quindi primo strike su Merigi Giacomo. Pick-off in prima, torna Tanesini. Alza una palla che finisce in tribuna, si carica del secondo strike, due ball, due strike. Alza una palla, è una valida, un singolo. Quindi singolo per Tanesini che si sposta in seconda con questa valida di Merigi Giacomo. Ora c'è Sabattani Marco col numero 46 DH in questa gara 1. No, è valida. È in seconda, l'anno scorso. La prima palla è uno strike. Alza una palla in foul a destra, si carica del secondo strike.
Quindi 2 strike, vantaggio massimo per Aiello, 0 ball. Foul ancora a sinistra, conto invariato degli strike. Difficile dire cosa avrebbe chiamato l'arbitro. Molte volte quando sei nel dubbio la girano la mazza, perché ha 2 strike, quindi se l'arbitro chiama strike dopo è strike out. Allora se la palla magari non è proprio molto fuori, allora ecco, questa era molto alta, l'ha lasciata. Il segreto del lanciatore è di lanciarla non troppo strike, ma non neanche troppo ball, perché sennò non la gira la mazza. Invece quando tu gliela lanci un pochino strike, allora magari la gira, però la gira male, perché magari è fuori dalla sua zona. Aia. Eliminato al volo da Bonemei Davide è un F9. Un F9 Sabatani, però scorre Tanesini Paolo in terza e invece Merigi Giacomo resta in prima base. Ora sono 2 out, nel box di battuta c'è Piumatti, Gabriele col numero 19, il prima base del Godo. Togli la scala, la potete togliere. È un po' impegnativa, eh? No, no, è pesante nel senso, ecco, ok. La prima palla è strike sul Piumatti Gabriele. Se fa valida il punto entra, se fa strike out al piatto il punto non entra. Tempo chiamato dal battitore. Tempo, un attimo di sospensione. Il battitore, sì, può chiamare il battitore. No, il lanciatore non lo può chiamare, il battitore lo può chiamare tempo. Prima che il lanciatore abbia caricato, foul. Questo è il secondo strike su Piumatti. Grande vantaggio per Aiello, 2 strike, 0 ball. Quando eravamo nelle giovanili si diceva con 2 strike si lanciano solo mondezza, insomma lanci solo lanci non nell'area dello strike. Con 3 ball non giri la mazza, ma con 2 strike ti devi girarla, se no arbitro. Una palla che è arrivata, avete sentito, sulla rete dietro di noi. E ancora 2 strike. Il battitore è sicuramente invogliato a girare più palle di quelle che eventualmente avrebbe girato con 2 strike. Quindi il lanciatore è tenuto a lanciare una palla non proprio strike, perché lui la gira lo stesso, insomma, in teoria. Pick-off in prima.
2 strike sempre il conto. Gira la palla sull'interbase che assiste in prima ed è eliminato. Quindi è una linea sul 6-3. Si conclude qui il primo inning del Godo in attacco e andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta, abbiamo Yuri Cortesi nel box, la prima palla la gira ed è un foul a destra che fortunatamente non viene presa al volo dal primo base. Quindi si carica del primo strike. Era fuori, sì, però se lo prendeva al volo era out. No, fortunatamente è caduta. Se cade allora dopo la può prendere, sì. Secondo strike su Cortesi. Palla ball esterna, 2 strike, un ball, il conto su Yuri. Yuri, un singolo per Yuri. Perché col terzo out avviene il cambio dopo il terzo out. Ora nel box di battuta c'è Canuti Thomas che ha come posizione difensiva esterno, sì, terza base. Prima palla è uno strike su Thomas,
che la guarda. Sì, salvo. Deve toccarlo, deve toccarle. Il pick-off avviene quando la palla tocca l'uomo e l'uomo deve essere lontano dal cuscino. Se tocca il cuscino è salvo. Salvo, salvo. L'arbitro quando fa così è salvo. Se fa così è out. Alza un pop Canuti sul esterno destro, è un fly, un F9 ed è il primo eliminato Thomas. Se la prendi per terra la palla è più facile che avvenga la valida. Ora abbiamo in battuta il numero 44, Perez Daniel, prima base. La prima palla è un ball. Questo è strike, quindi uno strike, un ball. Palla persa. Arriva in terza. Su tentativo di pick-off, Yuri Cortesi guadagna la terza base. Molto difficile fare fuori campo da noi perché il campo è più lungo. Vabbè. Due ball, uno strike su Daniel. Fuori campo. Fuori campo di Daniel. Allora, 2 punti. Abbiamo perso la diretta, cosa è successo?
Abbiamo Davide Bonemè nel box. Ora ho perso tutte le telecamere, abbiamo solamente i telefoni collegati. Scusate, non abbiamo l'immagine corretta. Adesso piano piano li ripristiniamo. Scusate. Uno strike, un ball su Davide Bonemè. Colpito Davide Bonemè, è in base sul colpito. Questo prima i 4 lanci. Ora abbiamo Andrea Gabrielli nel box, esterno sinistro, palla persa, Bonemè arriva in seconda base, palla mancata, classificatori palla mancata. Doppio sicuramente per Gabrielli, Davide Bonemè entra in punto, è un triplo per Andrea Gabrielli, è un triplo. È un triplo con RBI per Gabrielli. Perché è arrivato in terza, quindi non sono riusciti a prenderla. No, perso. Abbiamo Leon Ruggeri, under 18. Uno strike, un ball su Leon Ruggeri. Due strike, un ball su Leon. È un ragazzo che gioca nell'Under 18, vuol dire che è un ragazzo più bravo, che fa 2 campionati, insomma, gioca sia qui, poi potrebbe giocare anche nel Rimini 86 in Serie B. Fino a 21 anni puoi switchare perché con Rimini 86 c'è un accordo di collaborazione. Sì, è nell'anno che compie 18 anni. Alza una palla verso l'esterno destro, è in foul, non riesce a prenderla. Si riposiziona Gabrielli sul cuscino di terza base. Il conto è 2 strike e 2 ball su Leon Ruggeri.
È di H, batte dopo Ruggeri Davide. All'età è un 99. Ancora 2 strike e 2 ball su Leon Ruggeri. Ancora ball, conto pieno su Leon Ruggeri. È bravo Leon a arrivare sul conto pieno. È eliminato adesso, è successo. K looking per Ruggeri. Si conclude qui l'inning per la New Rimini con 3 punti segnati. Andiamo in pubblicità. Chiamiamo il VAR.
Allora, torniamo in diretta. Abbiamo detto abbiamo avuto il primo eliminato di Celli Eric per il Godo con una via 5-3 e Orlandi Lorenzo sulla via 4-3. Quindi con 2 out ora nel boss c'è Casadio Matteo col numero 8. Foul. Un ball, 2 strike il conto su Casadio Matteo. K Looking, il terzo eliminato di questo secondo inning per il Godo. Andiamo in pubblicità.
Davide Ruggeri è il primo eliminato con una linea sull'Inter base. Ora c'è Pini, Romano Pini, colpito, è in base su colpito. E ora ricomincia il NAP della New Rimini, abbiamo Yuri Cortesi col numero 34. Primo strike su Yuri Cortesi. Valida. È un doppio per Cortesi, quindi è un sposta l'uomo in terza base. Non abbiamo una visita da parte del Godo, quindi ci troviamo Romano Pini in terza e Yuri Cortesi in seconda con un out. Finita la visita per il manager del Godo, o pitching coach, adesso non so chi è il tecnico che... Ora abbiamo Canuti Tomax nel box. Autore di un F9, prima un fly sull'esterno destro, primo turno. Batte a sinistra che la palla finisce in foul. Primo strike su Thomas. Tempo chiamato da Thomas, 2 strike. Colpisce in foul, il conto è variato, 2 strike. Pini torna in terza base, Yuri in seconda base. Strikeout Thomas Canuti, un K-looking per lui. Ora c'è Daniel Perez, autore di un fuoricampo da 2 punti nel primo inning.
Ciao. Viene data la base intenzionale a Daniel. Base intenzionale per Daniel, quindi abbiamo nel box ora c'è Marco Bacelli, eliminato nel turno precedente. La prima palla è uno strike che Marco guarda. Ricordiamo 2 out in questo secondo inning, quindi abbiamo Pini in terza e Yuri Cortesi in seconda, molto importante, e adesso Daniel è in prima base su base intenzionale, quindi tutte le basi sono occupate. Colpisce una palla che l'interbase perde, quindi entra Pini, entra anche Yuri Cortesi ed è un valido, salvo su errore, vero? Bacelli Marco è un errore, salvo su errore, però entrano 2 RBI, quindi 2 punti, e Bacelli si sposta, Daniel in terza base, Bacelli in prima. Ora c'è Davide Bonemei nel box. La prima palla è uno strike. La seconda palla è un ball. Ball questa terza palla, quindi 2 ball, 1 strike il conto. Gira questa palla, non la incontra Davide Bonemei, 2 strike e 2 ball il conto, 2 out. Ricordiamo Daniel in terza attualmente e Marco Bacelli in prima base. Foul questa palla e resta in vita Davide Bonemei. K girato per Davide Bonemei e chiude qui questo secondo inning. Andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Abbiamo lì, la parte bassa e l'inizio del terzo inning. Abbiamo Orselli Manuel nel box Tamburini Federico, l'ultimo del line-up per il Godo. Foul sinistra. Due strike e due ball il conto su Tamburini Federico. Batte questa palla ed è eliminato sulla via 4-3. 4-3, no? È in linea. 3-1. 3-1. Sulla linea 3-1 perché il lanciatore è andato in prima base. 3-1. Tamburini Federico è il primo eliminato di questo terzo inning. Ricomincia il line-up. Questa palla abbiamo Orselli Manuel col numero 21 nel box. Tre bolle conto su Orselli. Buttalo. Laggiù o qua. Base su ball. La prima base su ball della partita la prende Orselli. Ora nel box c'è Tanesini Paolo, autore di un singolo al primo inning. Mancino col numero 15. Un out, ricordiamo, in questo terzo inning. Prima palla è una palla bassa, ball. Visita di Marco Bacelli a Tommaso Aiello. È un bunt assiste in prima ed è eliminato. Quindi un bunt che sulla via 5-3 è il Tanesini Paolo il secondo eliminato. Scorre Orselli in seconda base. Ah, è singolo? Ah, scusate, l'arbitro l'ha dato valida, quindi è un
è un singolo, anche in questo terzo inning per Tannesini come nel primo. Ho visto l'eliminazione, invece è arrivato tardi, quindi è un bunt che è un singolo. Alza questa palla in foul a destra. Palla ball, un ball e uno strike. Foul. Pick off ma non riuscito. Ricordiamo un out, uomo in prima, uomo in seconda per il godo. Nel box di battuta c'è Merigi Giacomo con numero 26. Palla lunga, molto lunga, Merigi. Ha preso al volo. Eliminato sul piatto di casa Orselli ed eliminato al volo quindi doppio gioco, si conclude l'inning, quindi Merigi è stato eliminato con un F7 e poi si completa l'eliminazione 1-7-1 ed è il terzo eliminato, quindi andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati per questo terzo inning a parte bassa.
Nel box di battuto abbiamo Gabrielli Andrea. Due ball sul conto di Gabrielli. Foul a destra, si carica del primo strike. Foul, si carica del secondo strike. Gabrielli gira una palla che finisce dietro. Pisce una palla e una valida. Singolo per Andrea Gabrielli. Primo uomo in base in questo terzo inning. Ora una visita sul monte ancora per il godo. Vediamo se ci sarà. Sì, scende, c'è un cambio di lanciatore. Quindi finisce la partita per Fred Di Luca e sale il numero 42. Il numero 42 come si chiama? Pouye. Pouye. Ok, noi adesso andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Abbiamo Ruggeri Mattia Leon nel box. Sua seconda apparizione oggi, ha avuto un K-looking al primo turno, primo inning. La prima palla è uno strike che guarda Leon. La seconda palla è una palla bassa, ball, un ball, uno strike.
Cambio palla da parte del lanciatore. Colpisce una palla Leon che è un mezzo bunt, finisce sul seconda base ed è eliminato, però scorre l'uomo, quindi è eliminato sulla via 4-3, scorre Gabriele Andrea in seconda base. Ora c'è Davide Ruggeri, il suo fratello di Leon, fratello maggiore, è un 99 Ruggeri, quindi 26 anni nell'anno del 26esimo anno per Davide. Tempo. Strike, guarda questa palla, Davide la lascia sfilare, l'arbitro la chiama. Palla persa dal ricevitore Andrea Gabrielli, finisce in terza. Palla persa dal ricevitore, vero? Sì. Cos'è che c'era? Quindi 2 strike, un ball, il conto su Davide Ruggeri. Colpisce una palla e finisce. Salvo. Salvo per scelta difesa il Davide Ruggeri, però su errore di lancio a casa la palla cade e Gabrielli entra il punto. Quindi la New Rimini segna un sesto punto. Salvo su errore. 6-0 il punteggio in questo momento. Batte Pini sul terza base, una valida. Sì, solo che era forte, non è riuscito a fermarla. Ora ricomincia il line-up, c'è Yuri Cortesi nel box, abbiamo quindi Romano Pini in prima e Ruggeri Davide in seconda base. Foul a destra per Yuri, si carica del secondo strike.
vedete Pini in prima e Ruggeri Davide in seconda. Palla ball, 2 strike, un ball il conto su Yuri Cortesi. È un doppio gioco, Yuri ha un doppio gioco, una linea, è eliminato sulla 6, 4, 3. È un doppio gioco. Finisce così l'inning per la New Rimini con un punto segnato in questa terza ripresa. Andiamo in pubblicità, 2 uomini lasciati in ballo. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo quarto inning. Abbiamo Sabatani e Marco col numero 46, DH nel box. Secondo ball. Colpisce una palla lunga. Pini. Cade, colpisce il muro, colpisce i cuscini e resta in campo. Quindi è un doppio. Un doppio per Sabatani Marco. Per un pelo non riusciva, si è stampata contro Mediolanum a giù a sinistra. Mancato molto poco, un paio di metri e andava fuori. Ora c'è Piumatti Gabriele nel box col numero 19. Ball.
È un foul a sinistra. Un ball, uno strike. Questo è ball bassa, una palla bassa. 2 ball, uno strike. Tentativo di pick-off in seconda base non andato a buon fine, torna Sabatani in tempo. Vabbè. Colpisce un foul a sinistra. Si carica del secondo strike, 2 strike e 2 ball su Piumatti Gabriele. Conto pieno su Piumatti, 3 ball, 2 strike. Guardiamo 0 out del secondo uomo Piumatti in questo quarto inning. Sabatani con un doppio è in seconda base. Colpisce ed è un'altra valida. Oh. Come tempo c'era, però purtroppo non. E quindi è un singolo con RBI per Piumatti, quindi il Godo segna il primo punto. (6-1) il conteggio, il punto, i punti. Ora nel box c'è Gel e Eric. Foul a sinistra. Prima palla. Torna in prima base Piumatti. Colpisce su Canuti. E lì, doppio gioco. Sono 2 out. Quindi è 5, 6, 3. 5, 6, 3 la linea? 5, 4 e poi 4, 3. Ed è un doppio gioco. 5, 4 e 4, 3. Quindi abbiamo tutti i cuscini vuoti nel box Orlandi Lorenzo col numero 16. Palle ball, sta prima palla. Strike questa palla su Orlandi.
1-3 e il terzo eliminato batte sul lanciatore che fa l'assistenza su Daniel ed è il terzo eliminato di questo quarto inning, quindi il Godo chiude il quarto inning con un punto segnato e andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati, abbiamo Canuti Thomas nel box, la prima palla che lascia sfilare è uno strike. Foul a destra e questa si carica del secondo strike. Questo è un ball, quindi 2 strike, un ball contro su Canuti. Colpisce la palla ed è eliminazione 6-3. Canuti è il primo eliminato. Ora abbiamo Daniel Perez. Prima palla è un ball su Daniel. Ricordiamo, siamo nella parte bassa del quarto inning, la New Rimini conduce per 6-1. Primo strike su Daniel, un ball, uno strike. Strike è questa palla che dall'esterno si trasferisce nel piatto, quindi un slider. Due ball, due strike. Questo è conto pieno per Daniel, la palla bassa.
Foul, resta in vita Daniel, sempre conto pieno, alla sinistra. Foul ancora, la palla è sprizzata ed è foul, quindi conto sempre pieno e resta in vita Daniel. Valida, è una valida per Daniel, quindi un fuoricampo e un singolo, quindi è un 2 su 3 per Daniel. Ora nel box di battuta è arrivato Marco Bacelli e Marco Bacelli che ha un 0 su 3, anche se nel secondo inning è andato in base salvo il suo errore e sono entrati con quell'errore 2 punti, però lui è ancora 0 su 2, 0 su 2 in questo momento qui, insomma, che ha fatto un turno al primo inning e un turno al secondo inning. Alza una palla in foul Marco, che finisce in tribuna. Foul, scusate, ball, 2 ball, 1 strike. Strike questa quarta palla, 2 ball, 2 strike, conto su Bacelli. Questo quarto inning nella parte bassa, vedete sul teleschermo è indicato 4V, vuol dire quarto parte bassa. Lo dico perché non è facile, non abbiamo il punteggio proprio quello classico del baseball. Palla persa dal ricevitore, Daniel arriva in seconda base. Lancio pazzo per Daniel raggiunge la seconda base. Ricordiamo un out, uomo in seconda, quindi si toglie dal possibile doppio gioco. Ball, questa palla, Daniel ruba anche la terza base. Quindi abbiamo una base su ball per Marco Bacelli e ora abbiamo Davide Bonemei, il terzo turno nel box, lui è stato andato in base su colpito al primo inning, un K swing al secondo ed ora si trova in questo terza volta nel box di battuta. Lanio Rimini ha gli uomini agli angoli, Daniel in terza,
Baselli in prima, ma attenzione a non andare in doppio gioco. Bella, è una valida che porta a casa il punto, è un singolo per Davide che casca davanti all'esterno centro. Quindi abbiamo Marco Bacelli in seconda, Davide Bonomei in prima, il punteggio si sposta sul 7-1 per la New Rimini, aggiorniamo il tabellone. Quindi il singolo con RBI per Davide Bonemei. Ora abbiamo Gabrielli e Andrea nel box. Gabrielli ha fatto un triplo con RBI al primo e un singolo al terzo, quindi è un 2-2 in questo momento. Strike chiamato dall'arbitro, un ball, uno strike. Palla bassa giudicata ball dall'arbitro, 2 ball, 1 strike. Ricordiamo, parte bassa del quarto inning, Marco Bacelli in seconda e Davide Bonemei in prima. Ball anche questa quarta palla, 3 ball, 1 strike, il conto su Gabrielli che è nel box, Gabriele Andrea, anche lui un 99, nell'anno quindi del 26esimo anno per lui. Foul a destra, si carica del secondo strike, quindi conto pieno per Gabrielli. Base su ball per Gabrielli. Ora abbiamo Mattia Leon Ruggeri, un 0-2 in questa partita. Visita da parte del manager del Godo, pitching coach. Bel singolo per Leon, un singolo con 2 RBI, è ottimo per Leon. Era partita questa. È un singolo con 2 RBI. Quindi l'aggiorniamo ancora il punteggio.
ottima la prestazione di Leon, che prima aveva un 0 su 2, adesso con 1 su 3 e 2 RBI porta praticamente il punteggio a 9-1 per la New Rimini. Fratello di Leon non riesce in questo ed è eliminato alla 6-4 e 4-3, è un doppio gioco, quindi chiudiamo questo quarto inning con 3 punti segnati e andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Abbiamo Casadio Matteo nel box col numero 8. Due ball, uno strike il conto su Casadio. Ricordiamo quinto in parte alta, quindi l'inizio. 2 strike e 2 ball il conto su Casadio. Tre ball, 2 strike, conto pieno. Punteggio 9-1. Gira questa palla alta ed è il primo eliminato. È un K con swing, una palla sicuramente destinata alla zona di ball, che però Casadio non fa passare, gira la mazza ma non la impatta, e quindi è il primo eliminato di questa quinta ripresa. Ora c'è nel box di battuta Tamburini Federico col numero 20. Ball questa prima palla su di lui. Questo è strike, un ball, uno strike, seconda palla, strike per Tommaso Aiello. Ball questa terza palla, 2 ball, uno strike.
ball ancora questa palla bassa, 3 ball, 1 strike. Base su ball per Tamburini, è la seconda base su ball della partita, dopo quella concessa al terzo inning su Orselli Manuel. Ora ricomincia il line-up per il Godo e Orselli Manuel appunto è il primo del line-up del Godo. La prima palla è uno strike che lascia sfilare Orselli senza girare la mazza. Gira in foul a sinistra, si carica del secondo strike. Grande vantaggio per Aiello con 2 strike e 0 ball. K con swing è il secondo eliminato. Ora c'è Tanesini Paolo, autore di 2 singoli, di cui uno al primo inning e uno al terzo. Tanesini che nella posizione difensiva è esterno centro. Mancino nel box. Alza questa palla verso Daniel, la prende al volo ed è il terzo eliminato, quindi è un F3 e Daniel completa il terzo out, quindi finisce qui per il Godo la quinta ripresa, 0 punti segnati, un uomo lasciato in base, pubblicità. Il 5 come si chiama al posto di Tanesini? Casadia Antonio?
C'è una sostituzione nel godo, esce Canesini ed entra, no scusate, Tanesini Paolo ed entra il numero Casadia Antonio, il numero 5, con lo stesso ruolo penso, o almeno adesso vedremo. Nel box c'è Romano Pini, salvo Pini. È un singolo questo, no? Era fatica, dai. Eh. Quindi errore? Salvo su errore? Ora c'è Yuri Cortesi nel box. Prima palla è un ball. Pini, Yuri è una palla in fondo a destra, foul. Quindi è salvo su errore? Salvo su errore Pini. Ora adesso abbiamo, avete detto, Cortesi Yuri nel box, un ball e uno strike per lui in questa quinta ripresa. Batte in foul ancora. 2 strike, un ball. Colpisce una palla verso o è salvo o è out. Cioè, quindi è salvo il suo errore, è salvo scelta difesa. Allora, è stato eliminato Romano Pini in seconda base e Cortesi Yuri è salvo per scelta difesa. Quindi abbiamo un out, ora c'è nel box Canuti Thomas con finora uno 0 su 3. Prima palla strike su Canuti. Quattro 6 3. 4 6 e 6 3. È un doppio gioco. E finisce qui. Finisce qui questo quinto inning e andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati. Abbiamo sesto inning, l'inizio del sesto inning, come vedete nel teleschermo in basso nella zona centrale. Sesto col tettino sopra che fa nella parte alta. Due bolle in questo momento qui su Merigi Giacomo. 3 ball su Merigi che ha un 1 su 2. Strike, 3 ball, 1 strike il conto su Merigi. Strike, conto pieno. Conto pieno su Merigi, quindi colpisce questa palla verso l'esterno sinistro Gabrielli che la prende al volo ed fa l'eliminazione, quindi è un F7, un fly eliminato al volo. Ora c'è Sabatani Marco col numero 46. Si sta ingrigendo il cielo sopra lo stadio, speriamo di non arrivare alla pioggia. È stato fatto un gran lavoro di sistemazione del campo tra ieri e stamattina per riuscire a giocare in questa partita veramente bella da vedere oggi, ma ieri era con un lago in terza base, interbase, era stato veramente dura riuscire a sistemare il campo. Diciamo che i volontari della New Rimini sono stati bravi a riuscire a mettere a posto il campo per poter giocare. Un ball al conto di Sabatani, un secondo ball sempre sul conto di Sabatani. Guardiamo, vedete il punteggio di 9-1. Foul a destra e si carica del primo strike. 2 ball, 1 strike. Aiello che ormai si avvicina agli 80 lanci. Due ball, 1 strike il conto, ricorda l'arbitro. Tre ball, 1 strike il conto. Cambia la palla. Base su ball. Attento che va in seconda. E la terza base su ball che concede Tommaso Aiello nella giornata. Ora nel box di battuta si è portato Piumatti, Gabriele, che ha un 1 su 2 con un'eliminazione al primo inning sulla via 6-3 e poi un singolo con RBI, l'unico punto che il Godo ha segnato attualmente è stato realizzato al quarto inning a seguito della valida di Piumatti, che ha portato a casa Sabatani. Ora il primo strike su di lui.
Secondo strike su Piumati. Ball, questa palla è una palla alta, un ball, 2 strike su Piumati Gabriele, che è prima base col numero 19 nella posizione difensiva. Alza questa palla nella zona centrale dove c'è Pini e lo elimina al volo. È un F8, è il secondo eliminato di questa sesto inning per il Godo. Ora nel box c'è Celli Eric col numero 13. Foul a destra, si carica del primo strike. Questa palla è ancora un ball e uno strike. Colpisce una palla e un singolo, passa a fianco tra il lanciatore e l'interbase. Gelli Eric è quindi 1 su 3, sua percentuale. Ora c'è Orlandi Lorenzo col numero 16, l'esterno sinistro del Godo. La prima palla è uno strike su Orlandi, che la guarda e la lascia passare. Colpisce su la recupera Cortesi e fa assistenza su Daniel, quindi 6-3 e il terzo eliminato. Si conclude qui la sesta ripresa in attacco per il Godo e noi andiamo in pubblicità.
È valida, no, questa? Daniel del box riprevisto di questa sesta ripresa nella parte bassa per la New Rimini ed è un ulteriore singolo per lui, quindi ha un 3 su 4, due singoli e un fuoricampo da 2 punti, è una base intenzionale. Ball su Marco Bacelli questa prima palla. Gira questa palla senza incontrarla. Si carica del primo strike. Uno strike, un ball per Marco Bacelli. Il suo conto. Daniel non è tenuto in prima, vedete il ricevitore non lo ottiene. Palla bassa, ball, 2 ball, 1 strike. Ancora, oh, lo chiama strike. 2 ball, 2 strike. La palla esterna piace a quest'arbitro. Palla ball, conto pieno su Marco Bacelli, 3 ball, 2 strike. Marco che ha uno 0 su 3 in questo momento, 0 su 2 perché base su ball, una. Colpisce in foul a sinistra, resta sul conto pieno. Palla bassa e ancora una base su ball per Marco Bacelli. Daniel va in seconda base. Ora c'è Davide Bonemei con un 1 su 3 più un RBI al quarto inning. Visita da parte del manager del Godo. Vedete nuvoloni sullo stadio, speriamo che non arrivi la pioggia, nuvoloni molto intensi. Cambio sul lanciatore del Godo, noi andiamo in pubblicità, poi vi diremo chi è la sostituzione.
Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati. Sostituzione sul monte di lancio. Per il Godo esce Ovi e col numero 42 entra il numero 22 Galli Samuele. Ora abbiamo detto c'è Davide Bonemei con un 1 su 3. Primo palla è uno strike. La seconda palla è un ball. Ricordiamo 0 su out in questa sesta ripresa della New Rimini, parte bassa. Nel box di battuta c'è Daniel che è andato con un singolo e base su ball per Marco Bacelli. Ah, sì, niente, proprio nella mano. Un doppio gioco. Accidenti. 6-4 e 4-3. Un doppio gioco. E Daniel arriva in terza base. Ora c'è Andrea Gabrielli nel box di battuta. Per lui un triplo e al primo inning con RBI e un singolo al terzo, una base su ball al quarto, quindi c'ha un 2 su 2. Colpisce a sinistra in fallo, uno strike e un ball, il conto su Gabrielli. Nuvoloni sempre più minacciosi nel cielo. Vediamo bene. Alza questa palla lunga verso l'esterno e la perde, quindi è sicuramente un doppio. Arrivava in terza. Comunque è un doppio per Andrea Gabrielli con RBI. Entra Daniel, quindi aggiorniamo il punteggio. Allora, innanzitutto mettiamo su questa. Poi aggiorniamo il punteggio. Quindi 10-1 il punteggio. Ora c'è Mattia Leon Ruggeri, autore di un 1 su 3. Al quarto inning il singolo gli è valso 2 RBI. Batte sulla terza base Rivasalvo. È una palla lenta che gli vale un singolo anche per lui, quindi 2 su 4 per Mattia Leon in questa sesta ripresa. Entra per il 7. Il cheater Riccardo Staurenghi, Riccardo. Lo strike. Riccardo, sì. Batte una palla che... Salvo, singolo con RBI. Staurenghi è un singolo con RBI. Primo singolo per Staurenghi nella New Rimini. Sì, valida. Dopo
Quindi con RBI aggiorniamo il punteggio, quindi abbiamo 11-1. Pini Romano. Pini Romano nel box. Strike per Pini, il primo strike. Corniamo 2 out. Una palla che esce prima del cuscino, un foul. Si carica del secondo strike Pini. 2 out, ricordiamo, questa sesta ripresa nella parte bassa in cui la New Rimini conduce per 11-1. Abbiamo Leon Ruggeri in seconda, Riccardo Staurenghi in prima e Pini nel box con un 2 strike e un ball. Conto su di lui. Ok, elimina l'uomo in Pini è eliminato su una linea del 5 perché era a base obbligate. Si conclude qui la sesta ripresa per la New Rimini. Andiamo in pubblicità sul punteggio di 11-1. Torniamo in diretta dalla Storia dei Pirati per questo settimo inning. Cambiamo quindi sul 7 col tettuccio. Settimo inning. Per quanto riguarda, c'è stata una sostituzione della New Rimini, esce Aiello, entra Tognacci. Tognacci Gianluca col numero 20, quindi esce il 3 Tommaso Aiello ed entra ora abbiamo Casadio Matteo con un ball e uno strike, il conto su di lui. Foul a destra la palla. Ricordiamo un ball e uno strike
K. Era 2 strike un ball, quindi Casadio al settimo è un K con swing. E adesso abbiamo il numero 20, Tamburini Federico, che è uno 0 su 2, no scusa, un 0 su 1, perché è la sua terza volta e nel quinto è andato in base su ball. Un ball, uno strike, il conto su Tamburini. Alza una palla verso Daniel, prima base, in foul. Ok, ed è eliminato, quindi è un FF3, eliminato in zona di foul, è il secondo eliminato, il numero 20, Tamburini. Ora ricomincia il line-up per il Godo, c'è il numero 21, Orselli, nel box, autore di un 0 su 2, una eliminazione su 6-3 al primo inning, una base su bola al terzo e un K con swing al quinto. Colpisce la palla in foul a destra, la prima palla si carica del primo strike. Questa palla è un ball uno strike. Se si realizzerà questa eliminazione, la New Rimini vincerà per manifesta inferiorità la partita. Foul a destra, resta in vita Orselli. Colpisce buona, è una palla sulla linea che gli vale un singolo per Orselli. Ora c'è Tanesini Paolo che è stato sostituito da Casadio Antonio col numero 5, quindi vediamo il numero 5 nel box. Prima era stato sostituito ma non era andato ancora in battuta. Alza una palla in foul a sinistra, dietro, in tribuna. Questa palla è uno strike, 2 strike, 0 ball, il conto su Casadio Antonio. Ale, eliminazione in FF1 per Casadio Antonio. Si conclude qui la partita della New Rimini con una vittoria per manifesta inferiorità al settimo inning e adesso sarà valutato se dalle due squadre si potrà cominciare prima oppure no.
Prima vittoria per manifesto della stagione per la New Rimini,